Ok, eccomi qua. Video proprio non preventivato, deciso 5 minuti fa perché, come avete visto dal titolo, mi è arrivata una pietra anonima da 4 soldi e penso che le pietre a poco prezzo interessino a tutti quanti. Premesso, non so assolutamente come va, mai utilizzata, facciamo qualche test insieme adesso, now, in questo momento, per la prima volta. Però, prima, come al solito, la sigla. Eccomi qua. Allora, pietra presa non in un negozio specializzato, presa in una grande catena di distribuzione, solo che l'ho presa direttamente in Giappone. Vi faccio vedere subito, così, allora, vediamo qua. Ok, quella che vedete in alto a sinistra è la pietra, quella è la foto presa dal sito. Io ormai l'ho lappata, per cui ormai i kanji erano spariti. Adesso qui vi faccio vedere, vediamo se si riesce ad inquadrare. Qui sopra il mio pollice, lo so, più di tanto non mi posso avvicinare altrimenti sgrana. 9.427 yen, al cambio di oggi sono 55 euro. Metteteci le spese di spedizione, quindi alla fine, eccolo qua, è venuto 12.000 yen, quindi 70 euro. Ma la pietra è una pietra da 55. Questa è la fattura, per cui carta canta. La pietra ve la faccio vedere, eccola qui. È la stessa identica, senza kanji. Guardate, il numero è ancora quello. L'unica cosa che si può riconoscere, 13.899 o 93, riportato anche qui. Quindi la pietra è lei, ormai divenuta anonima. Aspettate, la metto sul supportino, quindi ormai senza kanji, pietra anonima. È una pietra, faccio vedere, a questo punto cambio l'immagine, eccola qua, così almeno si vede meglio. Cambio l'immagine. La pietra è un 14 per 8, alta, aspettate, 2 centimetri, abbondanti, 2 centimetri. Quindi diciamo è una classica pietra anonima, con il kanji, quello che vi ho fatto vedere, aspettate, eccolo là, che sono riuscito a capire, almeno il più grande, quello incorniciato, c'era scritto solamente Shoniyama e non so che cos'altro, insomma pietra da finitura generica, quindi non battezzata né come cava. Ritorniamo al piano di lavoro. Stavo dicendo, battezzata né come cava, né tantomeno con i valori di riferimento, durezza, velocità e finezza. Forse la durezza c'era, era un 4,5. Bene, io adesso l'ho bagnata per lapparla, ho fatto una lappatina veloce solo e soltanto utilizzando la diamantata. L'ho spianata con la diamantata 385 e dopodiché l'ho rifinita con la 600, quindi non sono neanche andato troppo su di grana, perché sono convinto che una pietra non ci credo che sia da finitura, sarà tutto al più una prefinitura o una finitura abbastanza grossolana, visto il prezzo, visto l'anonimato della pietra, perché insomma nessuno se l'è sentita di battezzarla. La uso, vi faccio vedere dove sta, ecco, sotto il microscopio. Quello è un gold dollar, quelli da battaglia, guardate, consumato, ossidato, eccetera eccetera, e non l'ho neanche preparato, così voglio vedere le capacità della pietra usate a fanghiglia, vediamo quanto può scendere in basso e poi quanto può risalire in finezza. Per cui ecco la pietra, prendo il solito spruzzino dell'acqua, arrivo subito
un po' d'acqua. Il 4,5 mi sembra abbastanza realistico per due motivi. Uno, come vedete, l'acqua non viene assorbita immediatamente, rimane lì abbastanza a lungo. Adesso io non ho tutto il tempo di aspettare, però comunque assorbimento c'è. Diciamo che 4,5, forse anche 4. Però ha resistito bene, e adesso ve lo faccio vedere, al passaggio della diamantata, per cui sì, si è creata la fanghiglia, però non è che ci abbia messo proprio poco. Quindi adesso prendo la solita diamantataccia consumatissima e vi faccio vedere. Andiamo a preparare un po' di fanghiglia sopra. Quindi vedete che anche con la diamantata, sì, la fanghiglia si fa, però non è, come dicono da queste parti, una scoppiettata, non è molto veloce. Eccola qua, la fanghiglia c'è, abbastanza chiara, quindi la pietra è una saggia, è proprio un bel verde oliva. La fanghiglia è leggermente più sul biancastro, quindi non prende proprio il colore della matrice, è più chiara. Allora, facciamo una via di mezzo. Ripeto ragazzi, questa è la primissima volta che io utilizzo questa pietra. Non so sinceramente che cosa succederà. Potrà andare bene, potrà andare male, potranno essere 55 euro tutto sommato spesi bene, potrebbe essere una buona medio grit per fare la parte centrale dell'affilatura, potrebbe essere una pietra sporca, piena di impurità, di granulosità, quindi che non va bene neanche per quello. E poi nel caso la proverò sui coltelli, anche perché questa è una pietra da coltello che le grandi distribuzioni non vendono per i rasoi, vendono coltelli da cucina, e quindi poi a un certo punto c'è anche la sezione delle pietre per affilare i coltelli. Quindi adesso io vado ad uniformare la fanghiglia e primissime sensazioni. Allora, prima sensazione, la pietra è felpata, d'altronde con questa media durezza c'era da aspettarselo. Diciamo che è piacevole strofinarci sopra la lama. Faccio il solito giochetto di affilare sul posto per vedere. Beh, in effetti non si grida al miracolo, però asportazione di materiale c'è. Guardate, la fanghiglia non lavorata, la fanghiglia lavorata sul posto, già un accenno di differenza di colorazione, quindi un po' di carico di limatura si vede. Qui faccio la stessa cosa anche sull'altro lato del rasoio, e anche qui, se vedete, questa rispetto a questa c'è differenza di colorazione. Quindi diciamo, come velocità la pietra, almeno usata così, mi sembra veloce. Io adesso sto lavorando con una fanghiglia densa, formata, grossolana, quindi mi aspetto di tornare indietro, cioè mi aspetto di lavorare sul medio basso grit, e a questo punto sono anche curioso di vedere, rispetto a quel brutto filo e brutto bevel che vi ho inquadrato prima, sono anche curioso di vedere come riesce a lavorare, come riesce a cancellare quello che ha trovato sul rasoio. Per quello, se fosse una vera pietra da finitura, non la tratterei certo in questo modo, con questo fango denso. Ripeto, il fango denso lo sto
tenendo apposta, sapendo di andare in basso, ecco, mettiamola così. Infatti adesso mi fermo, perché veramente adesso si sta esagerando con la densità della fanghiglia. Adesso mi fermo e vado a fare un controllo per vedere la parte bassa se l'ha saputa lavorare bene, e tutto sommato anche per valutare la velocità, perché ci sono stato un paio di minuti sopra, non di più. Pulisco il filo mandando l'acqua sulla pietra, così intanto creo la prima diluizione seria. Sto asciugando il rasoio prima di metterlo, e guardate un attimo, non so se si riesce a vedere, qui c'è tanta limatura, quindi diciamo il materiale ne è stato asportato. Adesso vado a mettere un attimo il rasoio al microscopio. Dov'è il... Scusate ragazzi, a me mi viene da ridere. Scusate, ma a me mi viene da ridere. Questa è una pietra che va non bene, va benissimo. 2 minuti, ma neanche 2 minuti di orologio di lavoro, guardate che cazzarola ha combinato. Mi è arrivato un po' in giro, tanto per farvi vedere che non è che ho beccato il punto magico. È incredibile, sì, qualche lieve imperfezione, il filo ha qualche chip, ma questi c'erano pure prima. A saperlo che lavorava così, lo preparavo il rasoio prima. Incredibile ragazzi, incredibile. Allora, è chiaro, adesso ritorniamo sulla pietra, è chiaro che io non la sto facendo lavorare come pietra di finitura, cioè una vera pietra di finitura, gli si dava in pasto un bevel e un filo quasi pronto per la rasatura. La vera pietra da finitura avrebbe dovuto dare solo la leccatina finale per dare quel zinzino di dolcezza in più, di scorrevolezza in più. Io adesso l'ho trattata, la sto trattando veramente male, la sto brutalizzando come se fosse una pietra da medio grit, insomma, la Tsushima della situazione. Ritorniamo al piano di lavoro. Quindi adesso la comincio tra l'altro ho fatto la fanghiglia con la diamantata, quindi neanche con una tomo. Adesso che cosa vado a fare? Vado a buttare via un po' di fango, proprio vedete, ho preso il rasoio a mo' di paletta, che vedete ancora c'è. Ecco qua per esempio è troppo spessa, è troppo densa, quindi la bagno, la diluisco e la butto. Ok, quindi passo direttamente da una fanghiglia molto molto formata a una fanghiglia solo leggermente accennata, la vedete? Quindi adesso gli sto facendo fare il vero lavoro della pietra da finitura. Chiaro, adesso c'è meno protezione sulla pietra, quindi c'è ancora qualche vibrazione, magari prima non la sentivo, prima era tutto più ovattato data la quantità e la densità del fango, però ripeto è sempre abbastanza piacevole. Sto andando molto monotono, l'ho detto già tante volte, andando sempre con lo stesso movimento. Io praticamente faccio una cosa nei miei test, perché questa non è un'affilatura, questo è un test, una cosa che in affilatura non si fa. In affilatura si cerca di cancellare il più possibile i marchi d'affilatura. Nei test io invece li voglio vedere,
per cui cerco di fare sempre lo stesso movimento, perché ecco, così in questo caso poi riandando sotto il microscopio vado a cercare marchi paralleli e diagonali rispetto all'asse del rasoio, quindi faccio sempre questo movimento leggermente in diagonale, incrociato, e non lo cambio mai, perché i marchi, se la pietra fa marchi d'affilatura, me li deve fare vedere, perché io la devo andare a valutare non sul risultato finale. Ah, che bella pietra, che bel bevel, che bel filo tirato. No, io la devo andare a valutare per dire come lavora, che velocità c'ha, i marchi d'affilatura, quanto li fa riavvicinati, quanto li fa profondi, perché non basta solo vedere la finezza, va vista anche la densità, la distribuzione degli abrasivi. Ne porta tanti, ne porta pochi. Se ha tanti abrasivi, i marchi di affilatura verranno ravvicinati uno all'altro. Se ne porta pochi, saranno distanziati. Se li porta uniformi, tutti i marchi d'affilatura saranno più o meno della stessa profondità e dello stesso spessore, della stessa larghezza. Se la pietra, diciamo, è sporca, porta abrasivi di tante misure diverse, io avrò marchi di affilatura di tante misure diverse. Quindi anche qui, quindi l'ultima bagnatina basta, perché devo valutare tra tutte le cose, come vi dicevo, anche la velocità. Quindi bagnata al rasoio, asciugatina prima di metterlo sotto il microscopio e vediamo. Aspettate un secondo, perché come al solito lo devo beccare. Allora, aspettate, fatemi, eccola qua. Prendo un attimo la messa a fuoco. Come al solito mi sono scordato di dirlo, questi sono 320 ingrandimenti ottici del mio solito bessione, del mio microscopione amatissimo, e la superficie inquadrata sono 2 mm. Il fotogramma è da destra a sinistra 2 mm. Ragazzi, io sto vedendo tanta roba. È chiaro che questo è il primissimo test. Sono le 16:50 mentre sto registrando. Questa pietra sarà arrivata alle 3:30, quindi è arrivata un'ora e 20 minuti fa. Ripeto, c'ho ancora la fattura tra le mani, c'ho ancora l'imballo sul tavolino. Quindi questo è il primo di tanti test. E come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, qui c'è tanta roba, ma veramente tanta. Aspettate un attimo, sì, scusate se non cambio. Dove cazzo è? Allora, purtroppo devo prendere con la mano sinistra perché sull'avambraccio destro ho finito i peli. Ragazzi, li vedete? Solito taglio dei peli all'avambraccio al volo. Eccoli qua. Ecco qua. Allora, diciamo, guardate. Eccoli, Basta così, voglio fare il filmato, voglio fare corto oggi. 19 minuti, dai, ce l'ho fatta. Eccomi qua. Allora, perché ho fatto sto video? Ho fatto sto video perché secondo me ogni tanto ciclicamente sti video ci vogliono, perché bisogna sempre ritornare un po' tutti quei discorsi con i piedi per terra, soprattutto quando si parla di giapponesi, perché si parte da un eccesso all'altro. Le giapponesi vanno bene, le giapponesi non vanno bene, le europee sono migliori, no, le europee sono peggiori, ma tu parli bene con le giapponesi, però se non te vendi un rene la giapponese de pregio, se io devo spendere
tutti quei soldi per una giapponese di pregio per farmi una buona barba, ma sai quante ardesie, quante belghe gialle, quante non mi vengono aiutate, quelle inglesi, le Water Provera, le Dalmor Blue, Tam O'Shanter, aspetta, mi manca quella bella, Charney Forest, Arkansas, americane, Nova Coliti, me compro. Ecco, allora mi sono voluto levare uno sfizio. Pietra, documentato da, aspetta, rileggo, 9.427 yen, al cambio di oggi, ripeto, saranno 55 euro scarsi. Venditore sconosciuto, vi faccio una chicca perché io le bugie non le dico, anche perché poi sai che brutte figure, no? Uno ci mette la faccia per fare i video e poi dici le cazzate, poi te devi andare a nascondere. Allora aspetta, piano di lavoro, guardate da dove viene sta pietra, leggete qua, avete letto bene? Sta pietra viene da Amazon. Faccio un attimo inquadrata. Amazon, chiaramente Amazon giapponese, non Amazon italiano o europeo. Dove siamo? Ritorniamo qua. Quindi la pietra dei miserabili, cioè questa è la pietra per i coltelli da cucina, la pietra da 50 euro, visto che però su Amazon europeo queste pietre non esistono, i giapponesi per l'affilatura hanno un'altra mentalità, un'altra serietà, un'altra cultura dell'affilatura. Guarda, mi devo dire bravo solo di una cosa, ma secondo me siete tutti bravi se ci mettete un minimo, fate un minimo di ragionamento. Ce n'erano tante a quel prezzo, tante anche a di meno, tante anche a di più, c'è una bella varietà sopra, ci vuole l'occhio. Allora, credo di averla saputa scegliere bene, perché era priva di qualsiasi imperfezione, qualsiasi vena, qualsiasi variazione di colore, che in questo caso poteva anche andare a significare una variazione di densità, una variazione di durezza e quindi una pietra poco utilizzabile. Io non amo molto gli asaggi, chiaramente come tutti quanti amo di più le ghita, però l'asaggio in questo aiuta. Uniformità, queste sono scritte che non so che cosa cavolo significa, ne ho scritte a mano, assolutamente non so chi sia, che cosa siano, e non perderò neanche tempo a cercare la traduzione. Uniformità nel senso della profondità, questa pietra anche lappandola, anche riducendola di spessore, avrà sempre le stesse caratteristiche, non c'è stratificazione, per cui magari sì, hai comprato una pietra, i primi 2 mm sono utilizzabili, quando si saranno consumati i primi 2 mm ti ritroverai in mano un sasso che non serve a nulla. L'impasto, la matrice è ottima, è chiaro che è una pietra moderna, i denti di sega sono quelli circolari, molto fini, ravvicinati, vediamo se riesco a prendere la messa a fuoco, no, dice eccola. Quindi è chiaro che qui non ce la cantiamo e non ce la suoniamo, questa non è né vecchia estrazione né cosa. Questo è un prodotto commerciale tirato fuori da una ditta commerciale, però è un prodotto che costa 50 euro, 55 euro. Adesso la velocità l'avete vista, vista, utilizzata adesso per la prima volta. La velocità c'è, la durezza è quel 4,5 dichiarato dal venditore, magari non è un 4,5 pieno, sarà 4 e qualche cosa, ma diciamo che il venditore ha detto 4,5, è stato onesto, non aveva dato dati di targa per la velocità e per la finezza. Io non sono nessuno per poter fare la stima delle pietre, però più di qualche giapponese in mano e in collezione ce l'ho. La pietra è veloce, la pietra è molto veloce,
Avete visto quanto poco tempo l'ho lavorata, sia a fanghiglia pesante, sia a fanghiglia diluita. A fanghiglia pesante che ci sono stato 2 minuti d'orologio, ma veramente 2 minuti d'orologio. A fanghiglia a diluire altri 2 minuti. In 5 minuti d'orologio avete visto il risultato. Chiaro, su un gold dollar che ha l'acciaio particolarmente morbido, su un'altra tipologia d'acciaio, sul rasoio serio, di quelli da utilizzare per farsi la barba, magari non sarebbero stati 2 minuti e 2 minuti, sarebbero stati 3 e 3, 4 e 4, ma comunque una bella velocità. La grana che lascia, vado a rimettere adesso il microscopio, il gold dollar sotto il microscopio, un attimo solamente, fatemi cambiare inquadratura per l'ultima volta. Eccolo qua. Guardate, proprio brutalizzando. Aspettate, è difficile. A ingrandimenti basta poco. So se vedete che cosa può fare una pietra da 55 euro. Test velocissimo. Vale la pena spendere 55 euro per questa pietra? Facciamogli onesti, vale la pena farsela arrivare a casa dal Giappone, tra l'altro in 4 giorni, che Amazon non si smentisce mai come velocità di spedizione. Vale la pena spendere 70 euro per avere questo risultato? Io dico di sì. E voglio lanciare un po' una provocazione, cosa che non faccio mai, però ripeto, aspettate, prendetela veramente a ridere, è solo per dare la mia versione in questo mare di polemiche. Di questa misura, questo spessore, quella velocità e quel grado di finezza, di finitura, a 55, a 70 finita a casa, ci comprate una belga? Moderna, nuova, non quelle buone leviamole di mezzo, leviamo di mezzo le belghe buone, leviamo di mezzo le giapponesi buone, perché in tutti e due i casi sono spese impegnative, quindi si parla di gusti, io mi trovo meglio con una, chi si trova meglio con l'altra, e ci abbiamo ragione tutti quanti, nessuno ci ha torto, perché poi la sensazione sul viso è molto molto personale, ognuno ne gradisce una e ogni pietra te ne dà una di sensazione, per cui ognuno poi trova la sua. Io sto parlando di pietre nazional popolari. Mi trovate l'equivalente a 55 euro in Italia o in Europa? Queste caratteristiche però, Allora, basta così, perché sennò il discorso dall'unboxing, dal primo test diventa una polemica e non era quella l'intenzione. Poi oltretutto ero riuscito a fare 19 minuti e sono arrivato a 28. Per cui Shoniyama, presa da Amazon in Giappone, arrivata a casa in 4 giorni, da giovedì, arrivata oggi pomeriggio, oggi nel primo pomeriggio. Pietra non battezzata, non si sa e non sapremo mai da che cava è arrivata. 55 euro, 70 euro spesi bene. Una pietra che adesso nei prossimi giorni approfondirò, la testerò per bene e molto probabilmente la rivedremo magari inserita in qualche scaletta per una vera affilatura. Detto questo, aspettate che mi sto impazzito, tutta roba sul tavolo, io vi saluto. Dove sta? Qua. Un salutone e un ciao popolo a tutti quanti. Spero che l'unboxing e il primo test vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao gente, ciao popolo, alla prossima.